Ciao, bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi continueremo a parlare delle tecniche di produzione della lana nel Medioevo. Come dicevamo nel precedente video, di cui vi lascio il link qui su nella scheda informativa, il passo successivo nella preparazione della lana per la filatura variava a seconda del tipo di lana e degli strumenti disponibili. Per il filato pettinato venivano utilizzati dei semplici pettini per raddrizzare e separare le fibre. La lana era trasferita da un pettine all'altro e viceversa finché non fosse stata raddrizzata e allineata. I pettini erano costruiti con diverse file di denti che potevano essere in legno o in ferro e avevano dei manici. Altro metodo di lavorazione era quello con le carte. Queste erano delle tavole piatte con molte file di ganci di metallo corti e affilati. Veniva posizionato un po' di lana su una carta e veniva pettinata finché non si fosse trasferita sull'altra. Quindi, ripetendo il processo più volte, si otteneva una fibra più leggera e ariosa. Questo processo di lavorazione delle fibre, chiamate cardatura, separava le lane in modo più efficace rispetto alla pettinatura e lo faceva senza perdere le fibre più corte. Era anche un buon modo per mescolare diversi tipi di lane. Invece di essere cardate o pettinate, alcune lane venivano sottoposte a un processo noto come piegatura, che avveniva attraverso un telaio in legno ad arco, le cui due estremità erano fissate con una corda tesa. L'arco veniva attaccato al soffitto, il cavo invece veniva inserito in un mucchio di fibre di lana e il telaio veniva colpito con un martello per fare vibrare il cavo. Il cavo vibrando separava le fibre. Una volta pettinate, cardate o piegate, le fibre venivano avvolte su una conocchia, un bastone corto e biforcuto, in preparazione per la filatura. Si estraevano alcune fibre dalla conocchia, torcendole tra il pollice e l'indice, e mentre lo si faceva, le fibre venivano fissate a un fuso. Il peso del fuso tirava le fibre verso il basso, allungandole mentre si filava. L'azione di filatura del fuso con l'aiuto delle dita attorcigliava le fibre in filo. Si aggiungeva altra lana dalla conocchia finché il fuso non raggiungeva il pavimento, quindi si avvolgeva il filo attorno al fuso e si ripeteva il processo. La filatura avveniva in piedi proprio perché il fuso potesse filare il più a lungo possibile un filo prima di dover essere avvolto. Una volta che le fibre venivano trasformate in filati, potevano essere tessuti. La tessitura della stoffa avveniva in telai verticali e consisteva nel passare un filo in orizzontale, la trama, alternativamente dietro e avanti una serie di fili perpendicolari, l'ordito. I fili di ordito erano generalmente più resistenti e pesanti dei fili di trama e provenivano da diversi gradi di fibra. Si estendevano dalla parte superiore del telaio fino al pavimento e successivamente ad un telaio o un rullo inferiore. I tessitori infatti stavano in piedi quando lavoravano sui telai verticali. Invece il telaio orizzontale fece la sua prima comparsa nell'Europa medievale dell'XI secolo. Nel XII secolo furono utilizzate versioni meccanizzate. L'avvento del telaio orizzontale meccanizzato è considerato lo sviluppo tecnologico più importante nella produzione tessile medievale.
tempi di produzione venivano accorciati notevolmente. I tessitori si sedevano a telai meccanizzati e invece di infilare manualmente la trama davanti e dietro gli orditi alternati, dovevano semplicemente schiacciare un pedale per sollevare una serie di orditi alternati e tirare la trama al di sotto di essa con un passaggio dritto. Quindi veniva premuto l'altro pedale che alzava l'altra serie di orditi e tirava la trama sotto di essa nell'altra direzione. Per rendere più semplice questo processo veniva utilizzata una navetta, uno strumento a forma di barca che conteneva un filo avvolto ad una bobina. La navetta scivolava facilmente nella serie inferiore di orditi mentre il filo si srotolava. Dopo la tessitura, il tessuto veniva sottoposto al processo di fogliatura. Ma questo lo vedremo insieme nel prossimo video. Per Aspera d'Astra iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel like. Non dimenticate di attivare la campanellina qui sotto e di seguirci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!